Bene, passiamo quindi ai criteri di valutazione del programma secondo i canoni appunto stabiliti a livello europeo, coinvolgimento dei cittadini e dimensione europea. Riguardo alla prima variabile, come la candidatura influisce sulla vita dei cittadini e come coinvolgere cittadini, organizzazioni e territorio nel percorso di candidatura. Relativamente invece alla seconda dimensione, come assicurare che l'evento abbia una valenza fortemente europea. I start with the second part, European dimension. When I look back on the cities who won the last years, I saw that the cities who won had nearly all one specific project on European dimension which was decisive for the selection of the jury. I could give you several examples, but I only give one example. Besides the fact that Marseille had, as I said, the need to develop culture as a cultural identity, the second point for the decision was that they developed in their dossier, in their application, a specific project which is called Atelier Euro-Méditerranée. And this Atelier Euro-Méditerranée consists of the idea that contemporary artists of the European Mediterranean space pass a residency between 2 weeks and 7 months in a non-cultural place. That means in a company, for example, or in a hospital, or in a library, and that they realize a contemporary masterpiece during that residency in this non-cultural place. And the financement of the project is 50% by the private partners, or by the partners like companies, hospitals, libraries, and 50% by Marseille-Provence 2013. And these projects started already, and the visibility of these masterpieces worked out will be in 2013. So this idea was so unique, specific, never made, never proposed, that the jury said it's a good European dimension, in that case Euro-Mediterranean dimension in the project, we will choose Marseille. I'd like to translate and then I go to the second part. Quindi comincio col rispondere quindi alla seconda parte della domanda, quella riguardante la dimensione europea. Bene, se getto uno sguardo al passato, in particolare alle città che negli ultimi anni hanno vinto, devo dire che quasi tutte presentavano nel loro programma un progetto specifico dedicato proprio alla dimensione europea, un progetto specifico che si è rivelato poi decisivo per l'aggiudicazione del titolo. Potrei farvi tanti esempi, mi limito a darvene uno che riguarda proprio Marsiglia. Come dicevo, sicuramente Marsiglia aveva già un grande bisogno di sviluppare una propria identità culturale, questo è stato un elemento determinante, ma oltre a questo aveva inserito nel proprio dossier di candidatura anche questo tipo di progetto chiamato Atelier Euro-Méditerranée, quindi un'iniziativa che prevede quanto segue, quindi alcuni artisti contemporanei dell'area del Mediterraneo sono chiamati a trascorrere proprio un periodo di residenza a Marsiglia, variabile tra le 2 settimane e 7 mesi, però in luoghi non culturali, quindi presso aziende, biblioteche, ospedali, e questo ha lo scopo poi di realizzare durante questo soggiorno un'opera d'arte che verrà collocata poi in quel luogo, che un luogo quindi dicevo con una valenza non culturale.
Il 50% di questo progetto è finanziato da partner privati, quindi appunto aziende, ospedali, biblioteche o altri enti, e il restante 50% invece dal budget di Marsiglia 2013. E in parte già questa iniziativa ha preso il via, ma ovviamente le opere saranno svelate soltanto nel 2013 durante lo svolgimento dell'anno della cultura. Ecco, quindi è importante avere nel proprio programma un progetto un specifico riguardante la dimensione europea e che non sia mai stato realizzato prima, non sia mai stato proposto da nessuno prima, quindi che sia fortemente innovativo rispetto alla dimensione europea, come ad esempio lo è stato per Marsiglia questo atelier euro-mediterraneo che metteva l'accento sulla dimensione euro-mediterranea. Concerning the second aspect, large participation of citizens, I think this criteria underlines a very important characteristic of European capitals of culture. Well, in the German language, you make the difference between art and culture. I think it's in Italian, it should be like that as well. Is it different, art and culture? Culture is much wider. Art is really something which is specifically done by artists, cannot be done by everybody. You have a specific talent to be an artist, musician, a writer, and so on. Culture is, in that sense, much wider, includes fields of daily life which are out of artistic fields, like sport, like social dimension, like urban activities in association, in underprivileged quarters of the city and so on. And the idea to be not European artistic capital, but European capital of culture means that the fields of activity of such a project are very wide. I will give you some examples by pictures from the project in Linz, and I can say one of the projects I like most was a football competition on the Easter weekend in 2009, where we invited young football teams of boys and girls from 10 other European capitals of culture, and they had on this weekend not only the football tournament, but also a cultural program. And so young boys and girls from Tallinn, from Turku, from Marseille, from Maribor, not yet from Ravenna, stayed for a weekend in Linz, played a football cup, spent their leisure time with interesting cultural projects, and met European friends. So that's an example for understanding what culture means. And next to that, you have high quality of theater festival with excellent companies from your own country, but also from other European countries. So these are the challenges of large participation of the public. Riguardo alla seconda parte, quindi anzi alla prima, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile, devo dire che questo criterio sottolinea molto bene anche una caratteristica molto importante di questa iniziativa, quindi delle capitali europee della cultura, poiché mette l'accento sulla differenza fra arte e cultura, poiché la cultura è qualcosa di molto più ampio, è qualcosa fruibile a tutti, destinato a tutti, mentre l'arte è un campo molto più ristretto, esclusivo di solito appunto di chi ha un talento specifico in un campo ben specifico, che può essere quello delle arti visive piuttosto che della letteratura. Quindi l'arte sembra più limitata appunto agli artisti, a chi la esercita. Ecco, invece la cultura copre tantissimi campi, tantissimi settori della vita quotidiana che non sono soltanto strettamente artistici. La cultura riguarda anche lo sport, le attività che hanno una dimensione sociale, attività che hanno una dimensione urbana, che possono coinvolgere anche fasce più svantaggiate della popolazione.
Ecco, quindi questa iniziativa si chiama proprio quindi delle capitali europee della cultura e non delle capitali europee dell'arte, proprio perché vogliono essere più ampie come sfere di attività. Tra poco poi vi farò un esempio anche proprio della diversità e della varietà delle iniziative realizzate ad esempio a Linz, mostrandovi una carrellata di immagini. Vedete quindi vari settori che hanno fatto parte del programma culturale. In particolare rispetto appunto all'anno di Linz, Capitale Europea della Cultura, uno dei progetti che mi è piaciuto di più, se non fosse quello che mi è piaciuto di più, ha riguardato un torneo di calcio che abbiamo organizzato durante il weekend di Pasqua del 2009, e in cui abbiamo invitato squadre di giovani ragazzi e ragazze, squadre di calcio provenienti da 10 capitali europee della cultura, che quindi sono venuti a Linz non solo per giocare a questo torneo, ma anche per partecipare poi a una serie di eventi culturali. Quindi giovani provenienti da Tallinn, da Turku, da Marsiglia, da Maribor hanno trascorso questa settimana a Linz e hanno potuto non solo partecipare a progetti culturali, ma anche poi incontrare e conoscere altri amici europei. Ecco, ed è proprio questo tipo di iniziative che racchiude ed esprime appieno il significato della parola cultura. A questo poi abbiamo ovviamente anche associato altre iniziative, ad esempio riguardanti il teatro, con un fitto cartellone di spettacoli realizzati da compagnie nazionali ma anche da compagnie internazionali. Ecco, credo che sia proprio questa la sfida principale che riguarda la partecipazione del pubblico, quindi cercare di dare veramente corpo a al senso della parola cultura, nel suo senso più ampio.